Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Ragazzi, siamo nell'ultima settimana prima dei W Full Gear e vi dico che ho condensato le rivalità di SmackDown e Collision in questa puntata di Raw e poi di Dynamite, ovviamente dopo, quindi e faremo solo Dynamite e Raw, ok? Con queste rivalità condensate, quelle che avremmo dovuto vedere a SmackDown e a Collision, così ci facciamo due belle puntate finali di questa settimana e poi andiamo subito ai Double Full Gear, il prossimo evento pay per view della All Elite Wrestling. E mi pare 2 settimane dopo avremo WWE Saturday Night Main Event. Iniziamo l'opener di questa puntata di Raw con un 3-way match: Bobby Lashley, Colten Gunn e Braun Breaker, tutti membri che rappresentano le coppie che poi andranno a contendersi il titolo di coppia detenuto, come vedete, dall'Art Business, ovvero Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, in un 3-way match a Saturday Night Main Event. Weighing in at 273 pounds, one half of the World Tag Team Champions, the almighty Bobby Lashley. Sono stati chiaramente una serie di scontri tra l'Art Business, Braun Breaker e Bronson Reed e i Guns, Austin e Colten Gunn, e quindi comunque visto che andranno tutti e tre a collidere in questo match per i titoli di coppia, è arrivato il momento di un 3-way match. Per vedere chi si affermerà, anche se poi ovviamente solo a Saturday Night Main Event avremo l'effettivo match decisivo. First, representing Gallus from Orlando, Florida, weighing in at 222 pounds, Colt and Gunn. E eccolo qui, Colten Gunn, ragazzi. Pronto a dire la sua con il suo stile e tutto il resto, signori. Austin e Colten, i fratelli trasferiti dalle W nel draft alla WWE, e oggi lotterà in singolo, ma come ripeto, a Saturday Night Main Event avremo questo bel 3-way match per i titoli di coppia che coinvolgeranno al 100% tutti i team che oggi vengono rappresentati da un singolo a testa. Era il momento dell'ultimo ingresso, l'altro rappresentante, e eccolo qui, Braun Breaker. Weapons of mass destruction from Woodstock, Georgia, weighing in at 230 pounds, Braun Breaker. Il Braun Breaker, come sapete, si è unito a Big Bronson Reed, formando questa coppia effettivamente decisamente convincente. Hanno vinto al debutto, hanno vinto contro Motor City Machine Guns, Alex Shelley e Chris Sabin, e beh ragazzi, è arrivato questo momento. Questo 3-way match in realtà non ha niente in palio, ma è una tappa di avvicinamento per quello che, come ho detto prima, sarà il match valido per i titoli di coppia Saturday Night Main Event.
E inizia, signori, questo opener di Monday Night Raw. Ricordiamo, queste sono le ultime 2 puntate prima di AEW Full Gear. Non porteremo Collision e SmackDown, abbiamo messo le robe qui dentro, quindi le robe di SmackDown che dovevamo vedere l'abbiamo messe in Raw, continuando ovviamente quelle di Raw. La solita cosa abbiamo fatto con l'AEW, mettendo la roba di Collision in Dynamite e via dicendo. Inizia intanto questo match e una doppia mossa subito su Austin, su Colter, scusatemi, Gunn, non è fratello Austin. Il pestaggio proprio all'americana, poi un military press slam di Bobby Lashley, che va a finire poi a impattare sul ventre. Sarà un buon match secondo me di apertura di Monday Night Raw qui su Netflix. Eccomi ragazzi, scusatemi, ma mi erano comparse delle cose impreviste all'improvviso, lo sapete com'è la vita ragazzi, no? Comunque, tolto questo, mi sono perso una parte di match. Spero che a voi sia piaciuta. Fatemi sapere nel caso. Vedo che Austin Colten Gunn, anche se quello che ha subito più di tutti, sta menando un po' tutti, però ora viene spento subito da Bron Breakker. Si toglie la spallina Bron, vuol chiudere
Grande agilità di Braun. Attenzione, serie di colpi. Bella roba su Bron Breakker. Attenzione però, una Dominator forse. Non proprio, ma attenzione qua. 1, 2. Non me l'aspettavo questa. Attenzione, sanguina Bron Breakker. E Bobby. No. Bobby Lashley stava andando al paletto per provare una spear. Ma non è andata bene. Direi proprio di no. Se ne ribalta qui. Colpo di Sledgehammer. E proprio lo schienamento. Attenzione qui, dopo questo colpo di martello, tu. Neanche 2. Ti stavo per dire il 2, tutto convinto. Neanche 2. Attenzione, colpito qui. Mossa di sottomissione, attenzione. Ma Bron Breakker era prontissimo. Attenzione. Voleva provare una spear, ma mi sa che è stato doppia mossa su Bron. No, le teste che sbattano dei due. Attenzione, military press slam in arrivo. Ma c'è Austin Gunn, c'è Colten alle spalle. Attenzione, evita qui. Attenzione a un'altra military press slam. Ma Bobby Lashley era pronto lì. Colpisce qui questo bello opener di Monday Night Raw tra Colten Gunn, Bron Breakker e Bobby Lashley. Che colpo di Bron Breakker. Mi piacerebbe sapere dove è volato effettivamente il martellone. Attenzione, lo prende e che colpo qui. Attenzione, lo prende, lo blocca con la presa di sottomissione, in pericolo e cede, vince Bobby Lashley. Ragazzi, qui vittoria decisamente meritata, nel momento giusto ha sottomesso Colten Gunn. Bobby Lashley, ragazzi, flexando il suo fisico. Tuttavia, come ho detto più di una volta già in questi pochi minuti di video, il loro scontro decisivo sarà Saturday Night Main Event. Andiamo al prossimo incontro con Charlotte Flair, la number one contender al titolo mondiale di Asuka, che farà il suo match contro Nia Jax. Nia Jax che fa il suo debutto qui in questa stagione in WWE dopo essere stata draftata dalla All Elite Wrestling. Ma una stagione che allora all'inizio sicuramente ha avuto delle cose interessanti, come occasioni titolate, come match di qualificazione per l'Elimination Chamber. Mi ricordo proprio perché è stata proprio un puntino proprio in un mare nero, una vittoria con Toni Storm in un match non valida per la cintura quando era campionessa, una roba proprio poi basta, poi dopo quel periodo è calata sempre più a picco. Vedremo come andrà a finire. Intanto ecco qui che entra la Queen Charlotte Flair, una Charlotte Flair sempre più lanciata, sempre più decisa a vincere quella cintura che nella scorsa stagione gli è mancata. E per una come lei è strano, il titolo più importante della WWE, della divisione femminile, detenuta attualmente da Asuka, da l'Empress of Tomorrow. E Charlotte Flair, ragazzi, è pronta. Ricordiamo,
colei che ha vinto la Battle Royale a 8 donne di WWE Night of Champion, l'ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nella playlist dedicata a questa stagione, ovvero la 2025-2026, che non è la playlist della Best of 2024-2025, dove trovate tutte i pay-per-view, le puntate speciali della stagione passata. Eccola qui intanto Nia Jax, che arriva senza troppi fronzoli verso il quadrato, pronta a dimostrare in WWE quella che non è riuscito a dimostrare in All Elite Wrestling. Avanza Nia Jax, entra sul quadrato e siamo pronti all'incontro. Charlotte Flair contro Nia Jax, ragazzi, qui a Raw su Netflix. Come inizia, ragazzi? Nia Jax sulla number one contender in carica Charlotte. Attenzione, lanciata, ragazzi. Man è già in piedi Charlotte Flair, vuole vincere nettamente e ora prende Nia. Prova lo schienamento, rope break, il piede sotto la corda. La lancia, attenzione, no, colpo all'addome. Nella vita reale non sarebbe mai riuscito a farla questa mossa Nia Jax. Attenzione, Charlotte Flair, snap suplex, anche si vanta Charlotte.
Prova ora lo schienamento. Scusate, ero un attimo distratto, stavo facendo una roba un attimo. Ma posso dire una cosa però, come match in sé forse è per Nia Jax però, non è che mi stia piacendo granché. Attenzione però qui, perché Nia sta preparando la sua mossa, la sua Annihilator. Oh, attenzione, Annihilator. 1, 2, no. Come riesce Charlotte Flair? Aspetta, mi viene in mente una cosa, scusate, un dubbio raga proprio, perdonatemi. Un dubbio un attimo, una cosa proprio veloce. Vabbè, mi sa che non è andata come dovevo. Boh, va bene. No, in realtà non c'è nessun dubbio, avevo voglia di fare un roll up, però non me l'ha fatto. Attenzione, Charlotte. Oh, sale sulla seconda e va a vuoto. Va completamente a vuoto. Oh, che incredibile manovra di Charlotte Flair in questo match che mi ha un po' spento sinceramente. Sarà anche che, e questo lo devo dire raga, ho registrato subito dopo che ho terminato l'evento, cioè la puntata precedente. Voi l'avete visto con qualche giorno di ritardo, però ci voglio provare ora ragazzi, ci voglio riprovare. Dai, c'ho troppo voglia di fare un... L'ho fatto. Ora toccherà tutto a Charlotte. Un roll up improvviso. Niente da fare, Era Charlotte. La stende e dovrebbe andare a fare... prova lo schienamento così. Con la clothesline la può chiudere. 1, 2, 3. Vince Charlotte Flair. Sconfitta Nia Jax. Oh, che sta succedendo? Ok ragazzi, ok. Sappiamo che... Ok, Asuka si è presentata a bordo ring per assistere al match.
ha rivelato la riposa per obiettivo, attaccata dopo la fine, rissa tremenda, ok. Qui si è buggato tutto, però va bene, ok, hanno fatto una rissa tremenda, lo sappiamo. Ma come in pareggio, bravo, ma non ha vinto Charlotte Flair, scusate. Vabbè, ok, vabbè, sarà perché si è buggato. Andiamo al prossimo incontro però, ragazzi. Tetsuya Naito contro Chris Jericho. Ricordiamolo chiaramente per chi non l'avesse seguito, ma Tetsuya Naito è in aperta rivalità con Roman Reigns. Continua quindi la loro storia che si era interrotta dopo SummerSlam, dopo il loro Hell in a Cell. Anche SummerSlam, un evento che se non avete visto vi consiglio di andare a operare, trovate nella playlist Best of 2024-2025, quella dove ci sono tutti i pay-per-view, le puntate speciali e le migliori puntate settimanali selezionate da me della scorsa stagione. Ma iniziamo. Naito sta entrando, e Roman Reigns, infatti come avevo detto, questi due, giustamente, stessa cosa ha fatto Naito, attaccando Roman Reigns nella scorsa puntata, e ora dividono i due, ragazzi. Attacco per Naito, come vedete Chris Jericho è già dentro il ring, sta attendendolo, ho detto. Shotgun dropkick, subito inizia così, nonostante il vantaggio che Roman Reigns teoricamente ha procurato a Jericho, attaccandolo durante il suo ingresso, ma attacca Naito, attacca di brutto. Uno dei match più attesi di Saturday Night Main Event, il prossimo pay per view, il rematch tra Naito e tra Roman Reigns in pay per view, il loro secondo scontro in Premium Live Event, come lo volete chiamare, pay per view o Primo Live Event, come vi pare a voi, PLE, insieme agli altri incontri chiaramente attesi come Gunther contro Cody Rhodes, valido per il titolo indiscusso da WWE. Tra l'altro un Gunther che nell'ultima puntata di SmackDown ha perso il titolo intercontinentale, lui era doppio campione per un Gauntlet Eliminator match vinto da Re Mysterio alla fine, che tra l'altro è entrato col numero 1, quindi il nuovo grande campione. Attenzione il volo di Naito, Mr. Dropkick. Beh, dominato per il momento Jericho, ora però sta prendendo... No, ribalta la difesa Naito. Quindi avremo Gunther anche contro Cody Rhodes, ovviamente Charlotte Flair contro Asuka, match valido per il titolo mondiale femminile. Insomma, avremo un bel po' di roba, ragazzi. King Booker dovrà difendere la cintura degli Stati Uniti e ha lanciato un open challenge per Night of Champion e si è presentato Drew McIntyre, proprio con Drew McIntyre che l'aveva battuto in un match non valido per il titolo, se vi ricordate. Oh, scusate, mi ho detto che Night of Champion è stato nel main event. Hanno lanciato l'open challenge, si è presentato King Booker, non si sa in realtà se ha accettato, ci sta rimuginando sopra, quindi insomma sono questi. Poi ci sarà il match a 3 per i titoli di coppia, Bobby Lashley e Power Assault l'Art Business contro Bron Breakker, Bronson Reed e contro i Guns, Austin e Colten Gunn. Kairi Sane anche, ragazzi, che ricordatevi difenderà il titolo femminile degli Stati Uniti all'assalto di Io Sky. E insomma ci sarà un po' di roba, sì. Tanto Naito sta continuando a dominare Jericho, veramente infuriato dopo l'attacco di attenzione. Meno male ha evitato la destino. Naito lo stava per fare, poteva essere finita probabilmente di già. Ora prova un po' a ribaltare l'inerzia del match di Chris Jericho, niente da fare. Evita il dropkick, però Naito è 2 passi avanti a Jericho oggi. Attenzione, va a vuoto la Judas Effect.
gettato fuori dal ring. Mi sa che Jericho qui è pronto a volare, guarda, sta aspettando il momento buono. E vola, attenzione! Suicide dive e poi va a sbattere anche contro il tavolo di commento. Grande mossa di Jericho. Hurricane Rana, ragazzi. Ora continua, è tornato a subire l'iniziativa dell'ex campione indiscusso WWE. Oh, attenzione, mossa di sottomissione, poi da ring non vale, cede infatti Jericho, ma Naito l'ha fatto più che altro per fare danni. E attenzione perché qui Jericho probabilmente potrebbe non rialzarsi in questo match. Ma Naito non ha tempo da perdere e vola. Ha vuoto il dropkick, però ma l'ha ripreso di nuovo. Ribalta Jericho però qui, attenzione. Attenzione, altro dropkick. E comeback perfetto con col crossbody. No, tentativo di Jericho, ma ovviamente Naito ribalta. Attenzione. Prova lo schienamento. 1, 2, no. Voglio fare un altro roll up, ragazzi. Voglio fare un altro roll up. Sì, voglio fare un altro roll up. Scusatemi, ma voglio fare un altro roll up. Vediamo se ce la può a farlo. Ok, e ora sta Naito. Volevo fare roll upino. 1, 2, 3. Vince proprio con il roll up Tetsuya Naito. Ma ecco qui Roman Reigns che si rifà avanti. Ricordiamo che è intervenuto nel match durante l'ingresso ad attaccare Naito, esattamente la solita cosa che ha fatto Naito però nella puntata precedente a Roman, quindi gli ha reso pump e focaccia. Ma ora i due si stanno avvicinando e direi che siamo pronti a una scazzottata finale di proporzioni epiche tra Tetsuya Naito e Roman Reigns. Tutta preview del loro match che poi avranno storia nel main event, il secondo match importante dopo quello di SummerSlam della stagione scorsa tra Naito e Roman Reigns. Ok ragazzi, abbiamo portato anche questo incontro, andiamo al prossimo. Cody Rhodes contro Kevin Owens, ragazzi. Ricordiamo ovviamente Cody Rhodes, come ho detto prima, ha lanciato il guanto di sfida a Gunther dopo averlo battuto. Poi i due hanno avuto un altro confronto, sebbene non diretto. Infatti, nel senso, intervenendo a colpire proprio Gunther nel suo match, attorno al suo match contro Bobby Lashley. Era il momento, Kevin Owens è lì sul ring, Cody Rhodes, e ecco che arriva Gunther, ragazzi, imboscata da dietro, ancora contro i gradoni, un po' come ha fatto, e poi lo getta sul ring. Sì, in maniera un po' diversa rispetto a quello che è successo tra Roman Reigns e Tetsuya Naito. Però Cody Rhodes ha faticato. Kevin Owens dice vabbè, grazie Gunther per l'assist. Inizia l'incontro tra Cody Rhodes di American Nightmare e Kevin Owens. Pubblica per Cody Rhodes.
colpisce di American Nightmare. Lo prende, lo schianta con questa body slam. Attenzione, è pronta la Cody Cutter, ma va a vuoto. E Kevin Owens ribalta con un bello splash, vecchia scuola. Piazza Cody, attenzione. Mossa ad alto impatto di Kevin Owens che ora va subito allo schienamento. 1, 2, no, Cody dice no. Attenzione, Kevin, è pronto anche una Stunner. E attenzione, a segno la Stunner, ragazzi. Che ritorno di fiamma di KO, Kevin Owens. No, ovviamente Cody Rhodes serve molto di più per battere questa versione decisamente rinnovata di Cody Rhodes rispetto alla scorsa stagione in AEW, che è stata decisamente altalenante per lui. DDT. Attenzione Cody, Crossroads. 1, 2, 3, vince Cody Rhodes, sconfitto Kevin Owens. In un match tutto sommato modesto. Punte non si è fatto vedere stranamente. Probabilmente ancora colpito dalla perdita del titolo intercontinentale in un gauntlet match dove d'altra parte è difficile mantenere la cintura con 8 uomini agguerritissimi e tutti pronti alla vittoria. Tra l'altro grande prestazione del ring general Gunther in quel match. Ma ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Main event di puntata, ragazzi. The Undertaker contro Dirty Dominic Mysterio del Judgment Day. Quindi rivediamo Dirty Dom dopo un piccolo infortunio ricevuto nella parte finale della scorsa stagione, in un periodo che già comunque aveva un po' perso, era un po' in ombra, e ora ritorna Dominic. Certo un confronto non semplice per lui, però un main event per Dominic si prende sempre. E Dominic è pronto, Undertaker, e no, ancora una volta, ma quante volte è successo in questa puntata hanno interrotto gli schienamenti, gli ingressi, ragazzi. Randy Orton, che come sapete è in rivalità netta, e direi a questo punto il match di Saturday Night Main Event è ufficializzato tra The Undertaker e Randy Orton. Un Undertaker che era intervenuto a fissare Randy Orton la scorsa settimana senza fare niente. Randy è scappato, entrambi a vuoto, e insomma iniziamo questo main event. Tiro Undertaker contro Dirty Dominic Mysterio. Un paragone, cioè forse pensate che non c'è paragone, ma vi sbagliate, ragazzi, perché il wrestling, come sapete, è magia. Vediamo, tanto sta subendo tosto Dirty Dominic contro The Undertaker. Tutto il pubblico per il Phenom che è arrivato, ricordiamolo, con il draft. Che volo incredibile su Dirty Dominic. È arrivato con il draft e WWE, ma lui non faceva parte dell'AEW, lui era uno dei 3 acquisti extra che abbiamo fatto sia per l'AEW che per la WWE dopo il draft. The Undertaker è entrato in rivalità netta a Night of Champion contro Malachi Black per decidere chi era il vero signore Tenebre. In realtà tutta una iniziativa di Malachi Black, e l'ha pagata perché si è beccata una Thompson Pile Driver 1, 2, 3, vittoria a Night of Champion, l'ultimo pay-per-view della WWE che abbiamo trasmesso tra l'altro. E
Ora siamo in rivalità contro Randy Orton. Vedremo, quindi è stato nel main event il match tra Randy Orton e Undertaker, che dobbiamo dire la verità, anche per i riscontri accaduti nella vita reale, ok? Direi che ha sempre un certo fascino vedere un Undertaker contro Randy Orton. Non so che ne pensate voi, tanto Undertaker continua a menare Dirty Dominic Mysterio. Comunque che grande prestazione fa Dirty Dom, ragazzi, oggi contro Undertaker, in questo main event di Monday Night Raw su Netflix, che ho commentato un po' poco perché purtroppo ho avuto un attimo una roba da fare velocissima, ma la sto guardando. Gran prestazione di Dirty Dom, io l'avevo detto. Insieme a me Dominic è pronto per la frog splash, a vuoto ragazzi, a vuoto. A vuoto. Sto anche mangiando una scatoletta di tonno, tra l'altro. Mi era venuto un po' di fame. Ecco Undertaker che sale sulla terza corda. Uno, due, no. La carica di Dirty Dominic che tutti voi avete sottovalutato, io lo so, ditemelo. Ditemi che è così. Non ci rimango male.
lo schiena con tutta la fatica del mondo, Undertaker, e 3, vince Undertaker ancora una volta, sconfitto di Dominic Mysterio. The Undertaker. Nonostante l'interferenza di Randy Orton, è lui a trionfare, ma Undertaker gliela farà pagare a Randy nella prossima puntata? Chissà. Sicuramente però il loro scontro previsto per Saturday Night Main Event, ovvero tra Undertaker e Randy Orton, si fa più interessante. Allora andiamo ora, e qui dobbiamo fare un lavoro, spero quanto più veloce possibile, per portare la puntata di Dynamite, perché dobbiamo, come abbiamo fatto qui per SmackDown e per Raw, che abbiamo unito gli eventi di SmackDown, visto che non facciamo Collision e SmackDown sta settimana, dobbiamo fare uguale per Dynamite. Voi vedete questi eventi, Ring of Honor, SmackDown, Collision, niente, andiamo subito a Full Gear dopo, è l'evento in pay per view. Allora, un attimo, sì, va. Allora, il main event vi dico subito qual è, e abbiamo il match di coppia, classico match di coppia finale prima del pay per view, con Hangman Adam Page e dov'è? Bryan Danielson contro Kenny Omega e Kazuchika Okada, scusatemi, e Konosuke Takeshita. Eccolo qui, Konosuke Takeshita. Vai. E il main event ce l'abbiamo. Poi qui dobbiamo modificare assolutamente, no, qui dobbiamo modificare, scusate, fu in fretta, con un'imboscata, sì, ma non con Giulia, certamente gli volevo dare, vabbè, non c'è verso di dargli proprio quella che gli volevo dare io. Va bene, perfetto, allora gliene diamo un'altra, diamogli Roxanne Perez, ok? Perfetto. Poi questo qui io direi di fare aspetta, si modifica anche questo, sì, no, così va bene, però si modifica l'ingresso, ok, perfetto. Ok, quindi questi ce l'abbiamo, 1, 2, 3, 4, ok, ci serve ora un match 1 contro 1 tra Kyle Fletcher e Darby Allin, visto che Darby Allin nella scorsa puntata ha battuto effettivamente, quindi vediamo un po' se c'è verso di infilarlo in un match a 3, Kyle Fletcher contro Darby Allin, grande vittoria contro il number one contender Pac, ovvero. Ok, mettiamo questo qui. Poi match che avevo detto che dovevamo fare per difendere il titolo femminile a Ring of Honor, poi non siamo riusciti per problemi miei, che ho pigiato il tasto sbagliato. Quindi Athena, ragazzi, è il momento di difendere la cintura, visto che Eddie Kingston l'ha fatto. Io volevo mettere Sol Ruka contro come avversaria, vi devo dire la verità, e più che vo' avanti e più che vi dico e mi confermo e metto Sol Ruka, quindi si apre così, ok, match di sì, quindi si inizia con il titolo della Ring of Honor in palio. E poi Frankie modifichiamo questo, rimuovi, anche qui facciamo, sì, però Seth Rollins
Oppure no, io ci metterei, ma mettiamo Adam Copeland, va. No, non Pac, Adam Copeland. Ok ragazzi, e abbiamo un bel Ellen Hyde contro Adam Copeland. Che volete di più? Cioè, quindi abbiamo una bella puntata finale prima di AEW Full Gear, ultima fermata della All Elite Wrestling questa. Quindi possiamo iniziare questa bella puntata. Ci sono tutti i match? No, c'è qualcosa di troppo, c'è? Ci sono tutti i match, sì. Non è che c'è qualcosa in più? No, ci sono tutti i match, ci sono tutti. Bene, iniziamo. Ah no, aspetta. Adam Page, no, va bene, iniziamo ragazzi, scusa. Ah, ecco, mi sembrava c'era qualcosa in più. Che senso c'ha? Vai, perfetto, ora possiamo davvero iniziare. Vai. Avvia, signori, avvia. C'era qualcosa in più, infatti non mi tornava. Iniziamo, come avevo detto, l'opener con Athena, che doveva difendere all'ultima puntata di All Elite, ce lo volevo mettere come main event. Però poi purtroppo ho sbagliato il tasto, e in un momento dove ormai dovevo partire quel match lì e non c'era più nessun altro match, quindi non potevo più aggiungere roba, e quindi apriamola qui con Athena contro Sorruca, titolo della Ring of Honor in palio, visto che con Eddie Kingston, ricordiamo, abbiamo messo il titolo contro Carlo Castagnoli 2 puntate di Collision fa, e quindi iniziamo subito, anche perché Athena, ricordiamolo, farà parte del match insieme a Billy Starks contro Britt Baker e Thunder Rosa contro Kris Statlander e Willow Nightingale in un 3-way eliminator match a Full Gear per decidere chi saranno le prime campionesse di coppia della All Elite Wrestling. Noi che abbiamo portato in vari match avanti questa serie di match di coppie femminili proprio per promuovere questo incontro. Ed ecco l'ingresso di Sorruca, ragazzi. Ottima occasione per lei, dopo un grosso stint di Ring of Honor. Aveva iniziato molto bene Sorruca, se vi ricordate la stagione precedente, però è calata veramente tanto, ma tanto davvero. Ci auguriamo per lei un ritorno agli origini dell'inizio almeno della stagione scorsa, ma ora è il momento dell'ingresso dell'avversaria, la campionessa della Ring of Honor, Athena, la Fallen Goddess.
Introducing the challenger from Toronto, Ontario, Canada, Sal Ruth. And her opponent from Texas, the Ring of Honor Women's Champion, Akira. Athena consegna la cintura all'arbitro che la alza al cielo. E quindi è il momento di iniziare questo opener di AEW Dynamite, valido per il titolo femminile della Ring of Honor. Ricordiamolo, puntata di Dynamite, che è l'ultima fermata prima di AEW Full Gear, prossimo evento pay-per-view della federazione.
rieccoci qua ragazzi, scusate ma purtroppo oggi anche per la puntata di Raw sto avendo degli imprevisti durante la diretta, perché devo fare altre robe. Attenzione Sorruca, che potrebbe chiudere il match appena sono tornato proprio. Cioè per un niente, un po' le parole, proprio per un niente. Dicevo purtroppo, spero che questo match sia stato figo, purtroppo è stata una delle occasioni dove non ho potuto godermelo. Magari me lo riguardo, poi quando lo caricherò. E Sorruca, mamma mia ragazzi. Che prestazione di Sorruca ragazzi, la ragazza surfista. Grandissima sequenza di Sorruca. Attenzione, potrebbe essere vicina alla vittoria. 3. Vince Sorruca, finisce il regno da campione della Ring of Honor di Athena. Abbiamo una nuova campionessa ragazzi. Che opener! Qui a Dynamite incoroniamo una nuova campionessa della Ring of Honor, Sorruca ragazzi, finisce il regno di Athena. Grande affermazione per Sorruca. Quindi con questa bella Sorruca festeggiante con il titolo del Ring of Honor andiamo avanti al prossimo incontro signori. LA Knight contro Adam Copeland. LA Knight che come sapete si è messo proprio lì in orbita di Okada, che però l'ha sconfitto in un match non valido per il titolo a Dynamite e non l'ha presa per nulla bene. No, ha attaccato l'arbitro, ha fatto proprio un bordello incredibile. Diciamo si può dire che non ha accettato molto bene la sconfitta. Quindi iniziamo questo secondo match. Adam Copeland è sul quadrato e Okada infatti come prevedibile arriva e attacca LA Knight, lo lancia sui ring, poi altro attacco ragazzi. Qui tra Roe aveva avuto più ingressi tagliati per questioni narrative, di narrativa, ma va bene così. Inizia il match tra LA Knight e Adam Copeland. Il pubblico è per LA Knight, sempre molto acclamato. Ricordiamo Okada difenderà il suo titolo international dalla statua di LA Knight proprio a AEW Full Gear. Knight in difficoltà non solo per l'intervento di Okada durante il suo incontro di Kazuchika Okada, il Rainmaker. Sanguina ora. Non si è messa bene per il Knight. No, assolutamente.
sbatte la testa di Adam Copeland contro il ring. È un evento che deve rimettersi in carreggiata, perché qui ha subito fin troppo. Attenzione, bello questo bulldog, fantastica riuscita. Attacca ora il Knight, sanguina anche Copeland. Beh, nonostante, attenzione qui, a vuoto. Ancora una volta battuto con il suo stile decisamente minimal, quello di LA Knight. Se ne sale la sua terza corda. Continua a colpirlo con Adam Copeland, ricordiamo, ferito al volto. Attenzione LA Knight. E crossline. Beh, devo dire che ha rimontato abbastanza, cioè senza dubbio, è arrivato proprio a una grande rimonta, e continua. Sono il comeback di Adam Copeland. Attenzione qui, 1, 2, bel match ragazzi, Adam Copeland e LA Knight. Allora, attenzione Adam, scusa, dai, va a vuoto, però a vuoto. LA Knight si scansa tranquillamente. Continua a subire il Cavaliere di Los Angeles, l'iniziativa della rete da Superstar. Attenzione. Lanciata da Copeland sui ring. Sale LA Knight all'8. Attenzione, vuole sottometterlo con una sleeper hold. In pericolo LA Knight. Come si è liberato, in quale classe. Spear. 1, 2, incredibile, bel match davvero. Uno, 2,
3. Vittoria di Adam Copeland, e Kazuchika Okada se la ride di brutto dopo l'interferenza che ha fatto durante l'ingresso. Bella vittoria per Adam. Chissà che dopo i Double Full Gear non si possa mettere in lizza al posto di LA Knight. Se LA Knight perderà, comunque potrebbe essere un prossimo contender per il titolo international. Nel frattempo però vince lui, LA Knight sconfitto, Okada se la ride, e vedremo cosa succederà ai Double Full Gear tra LA Knight e Okada. Andiamo nel prossimo incontro. Kyle Fletcher contro Darby Allin. Kyle Fletcher dovrà difendere il titolo TNT dall'assalto di Pac a EW Full Gear, però Darby Allin, in un grande incontro di apertura dell'ultima puntata di Collision, ha sconfitto Pac, e adesso Darby Allin vuole il match con Fletcher, match non valido per il titolo ovviamente, ma se dovesse vincere pretende giustamente di essere messo nel match del pay per view. Vedremo cosa succederà. E eccolo, l'ingresso del campione TNT, The Protostar, Kyle Fletcher. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring, representing the family, from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the All-Star Television Champion, Kyle Fletcher! E eccolo Kyle Fletcher con il suo stile. Pronto a fronteggiare Darby Allin, ragazzi. Sconfiggere Darby Allin per lui vorrebbe dire anche avere solo una minaccia. Qui pensare a Full Gear invece che due possibili avversari, ma eccolo qui che compare Darby Allin. And his opponent, from Seattle, Washington, weighing in at 175 pounds, Darby Allin! Era sinceramente il minimo che si poteva fare dopo quella grande vittoria che ha fatto su Pac. Considerato che Pac aveva sconfitto Kyle Fletcher, beh, e allora iniziamo. Kyle Fletcher contro Darby Allin.
Beh, bel inizio davvero di Darby, da quel pazzo di Darby Allin. Sta mettendo in seria difficoltà Kyle Fletcher, il campione TNT. Questo match non valido per il titolo. Bella roba qui, Springboard Bulldog. Fantastico, Darby Allin. 1, 2, no. Cerca ora Kyle Fletcher di ristabilire un po' le sorti in questo match. Qui però si è fatto male più lui che Darby Allin, sembrerebbe a momenti. Infatti è andato un po' mezzo a vuoto. Ancora Darby. Nel comeback di Kyle Fletcher. Slancia contro le corde, calcione in pieno viso. Si è stancato di subire Kyle Fletcher, continua a infierire come una furia sull'avversario. A vuoto. La seconda volta che va a vuoto questo match. Prova Darby Allin, approfittando di un danno autoinflitto da parte della protostar Kyle Fletcher. Attenzione qui, che pazzesco qui. Attenzione, Darby Allin vuole andare a chiudere, sentono a vuoto. Forse doveva schienarlo subito dopo quella cutter e quella springboard senton. Attenzione Kyle Fletcher, scambio di pugni tra i due. Darby non si arrende, neanche Fletcher ovviamente, anche le TNT. Nessuno dei due vuole cedere, nessuno dei due vuole dare questa soddisfazione all'altro. E infatti si schiantano dei pugni. Così, sì. In pareggio questo scambio di pugni. Ma poi, attenzione qui. Ed Scissor. Darby è pronto per una senton bomb. A segno, potrebbe essere la fine, ragazzi. 1, 2. All'ultimo respiro Kyle Fletcher dice no, sì, casa Darby Allin, non a colpirlo con una furia. Dice tu non hai ceduto fino ad ora. E invece Kyle Fletcher attenzione, Kyle Fletcher lo prende per una Tombstone Pile Driver e ora potrebbe essere la fine del match. 1, 2. Ancora incredibile Darby Allin. Minchia, però che match stiamo vedendo. Attenzione, sottomissione qui. Sottomissione, si libera Darby Allin. Bel tentativo di Kyle Fletcher, ma non è servito a molto. Rotola ora fuori dal ring a prendere un po' di aria, di fiato, ma Darby è pazzo ed infatti vola. Ha battuta la protostar.
Tony lo prende, serie di colpi con il gomito sullo fronte direttamente di Kyle Fletcher, una serie di pugni anche. Incredibile Fletcher. Si vanta, prende il controtempo Darby Allin. Altra Tom pile driver. E questa volta mi sa che è la fine. Kyle Fletcher stanchissimo. 1, 2, 3. Vince Kyle Fletcher e scongiura quindi la presenza di Darby Allin nel match di W Lin, che sarà solo con Pac, valido per il titolo TNT. Grande vittoria. Beh, segnale importante a Pac per il loro match di AEW Full Gear tra Kyle Fletcher e Pac. Andiamo avanti però, prossimo incontro di questa ultima puntata dell'All Elite Wrestling prima di AEW Full Gear. Stephanie McMahon contro Roxanne Perez, una Stephanie McMahon che ha provato nella scorsa puntata a sconfiggere The Man, Becky Lynch, ma non è andata bene per lei, al netto comunque di una grande prestazione. E ecco l'ingresso della prima era Stephanie McMahon, la cilena. Santiago, Chile. Stephanie Vader. Ex campionessa TBS nella scorsa stagione. Ha però voglia di rimettere le mani su quella cintura. Da dimostrare a Becky Lynch che la sconfitta in un match, ricordiamolo, non valido per il titolo è stato un caso. Vedremo un po'. La Stephanie McMahon che è una delle partecipanti al 3-way match Steel Cage di AEW Full Gear per il titolo TBS, con Becky Lynch ovviamente che fermerà la cintura, oltre dall'assalto della qui presente Primera ci sarà anche Julia Hart, quindi sarà un grande match per AEW Full Gear. E ora l'ingresso dell'avversaria di Stephanie McMahon, Roxanne Perez. And from Laredo, Texas, Roxanne Perez. Rieccola qui, rivediamo Roxanne Perez, ex campionessa della Ring of Honor. Tra l'altro ne approfitto, visto che ve lo dovevo dire prima in questa puntata di Dynamite, però ciò che riguarda Ring of Honor, che ancora ora non abbiamo trasmesso le puntate settimanali. E alla fine, prima di trasmettere questa puntata, ho preso una scelta sulla Ring of Honor, lo dico e magari lo ricorderò nelle prossime puntate. Tolgo
tutte le puntate settimanali della Ring of Honor. La Ring of Honor diventerà un qualcosa che ogni tanto ci sarà un PPV della Ring of Honor dove avremo possibilità di mettere anche altri wrestler che non fanno parte della Ring of Honor, quindi al di fuori. Per cui, come altre promotion della vita reale che non hanno una programmazione settimanale, Ring of Honor diventerà, quando la vedrete, ci sarà un bel eventone, bello strong, con gente, come ripeto, anche al di fuori dalla Ring of Honor, tutto sotto il nome di Ring of Honor, però questa sarà un po' la strada, quindi le campionesse e i campioni rimarranno, li vedremo magari nei puntate delle W, anzi senza magari, però diciamo saranno grandi protagonisti nell'evento speciale che faremo. Tra l'altro l'ultimo, qual è stato? Final Battle mi sembra, dove c'era il main event Athena contro Billy Starks, che l'abbiamo fatto tra l'altro in live su YouTube. Sì, abbiamo fatto il live invece che nella solita registrazione che faccio da altre parti e poi lo esporto su YouTube. L'abbiamo fatto direttamente live, lo trovate anche questo nel Best of 2024-2025. E sì, Final Battle, sì. Proprio il 5 maggio l'abbiamo fatto. Quindi magari tra un po' di tempo facciamo un altro bel eventone, tanto per avere un qualcosa in più da vedere di wrestling bello importante, Attenzione, Roxanne, per ora sta venendo un po' presa a ceffoni seri da Stephanie Baker. Una Roxanne che, a differenza di altre campionesse della Ring of Honor, quando attenzione la mossa sottomissione qui è rimasta libera Stephanie, a differenza di altre non ha avuto quella scia buona, perché se ci pensate un po', le campionesse della Ring of Honor che abbiamo avuto finora, cioè Leoneting e Latina, hanno tutte poi trovato spazio in un modo o in un altro nella programmazione Ring of delle date dopo un po' di tempo. Roxanne Perez invece ha trovato tanta difficoltà. Un po' come Penta anche, che dopo che ha vinto il titolo della Ring of Honor abbiamo visto per il titolo TNT, se vi ricordate, quando il campione era Super Strickland. E poi è andato proprio in penombra il Penta. Questo è un impaler DDT devastante proprio. Beh, insomma, no, non c'è da sorprendersi se non ha fatto neanche uno, sinceramente. Non c'è da sorprendersi troppo almeno. Di Roxanne, lancio di braccio ora. Attenzione Roxanne. Pop Rocks. Stephanie dice no. Super kick a vuoto fino a colpire Roxanne. Attenzione, bella prestazione comunque della Perez. A un certo punto ha tenuto proprio il piede sull'acceleratore. Attenzione, la prende. Oh, il backbreaker speciale di Stephanie Baker.
Beh, mi sa che è finita per Roxanne. 1, 2. Incredibile. Roxanne dice no. Sembrava finita effettivamente. Bel match tra Stephanie Vaquer e Roxanne Perez. Prova ancora. 1, 2 e 3. Vince Stephanie Vaquer. Bella vittoria su Roxanne Perez prima del match contro Becky Lynch che dovrà fare AEW Full Gear. Festeggia, attenzione, proprio Becky col kendo stick e colpisce Stephanie Vaquer. Ai ai ai. Becky Lynch ha dimostrato di voler ottenere un vantaggio. Alza il kendo stick la campionessa TBS. Come è intervenuta The Man Becky Lynch in questa puntata di Dynamite, e le vedremo delle belle nel match a 3 Steel Cage valido per il titolo TBS tra Britt Baker, Stephanie Vaquer e appunto Julia Hart. E andiamo al prossimo incontro, penultimo match di queste W Dynamite. Toni Storm contro la dottoressa Britt Baker. Toni Storm, entrambe partecipanti di AEW Full Gear. Britt Baker, ricordiamolo, sarà in coppia con Thunder Rosa nel 3-way elimination tag team match che vedrà anche Athena e Billy Styles e Willow Nightingale e Chris Statlander per decidere chi saranno le prime campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling. Mentre Toni Storm avrà il suo secondo match in pay per view dopo WrestleMania contro Mariah May per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. E attenzione, diventa tutto bianco e nero e questo può significare solo una cosa: l'arrivo di Timeless Toni Storm, la diva di 50, ex campionessa mondiale dell'Elite Wrestling e ex campionessa IWGP mondiale, ovviamente anche lei, anche quello, quindi. E questa volta vuole riconquistare la cintura che è stata sua nella passata stagione. Vedremo cosa succederà tra Toni Storm e Britt Baker stasera, la dottoressa Britt Baker con Mariah May, che probabilmente terrà d'occhio con interesse quest'ultimo match della sfidante prima del loro confronto di AEW Full Gear. From Pittsburgh, Pennsylvania, Dr. Britt Baker! E eccola qui, Dr. Britt Baker, che dopo una parte di stagione molto molto importante, al di sotto delle sue qualità, direi che per il momento in questo inizio sta facendo molto bene, vittoria, facendo delle belle vittorie sia in singolo che tag team, ora avrà la possibilità di diventare campionessa di coppia. Si può dire che è rinata la dottoressa. Certo, stasera avrà un'avversaria decisamente impegnativo, ma d'altra parte, come tutte coloro che sfidano Timeless Toni Storm, ricordiamo la Toni Storm che si è conquistata la possibilità di andare contro Mariah May a AEW Full Gear perché ha vinto il Fatal 4-Way di AEW Blood and Guts, la puntata speciale che, se non l'avete vista, vi consiglio di andare a recuperare, la trovate nella playlist di questa stagione, ovvero la 2025-2026, e ha sconfitto Giulia, Saya Kamitani e Liv Morgan, la Miracle Girl,
in questo Fatal 4-Way, quindi comunque c'era la number one contendership per palco. Quindi Toni Storm dopo poco tempo in realtà torna di nuovo a sfidare Mariah May. È iniziato molto bene Britt Baker. Eccola, avevo detto ragazzi, la Britt Baker è abbastanza rinata rispetto a... Poi ha ribaltato però Toni Storm una serie di cartoni nel muso. Che culla, ma d'altra parte è ancora troppo presto per sorprendere una come Timeless Toni Storm. Scusate le campane se le sentite, non lo so, ma d'altra parte sono partite. Comunque Britt Baker sta facendo davvero una grandissima prestazione oggi contro uno come Timeless Toni Storm, veramente bella davvero. Questa ultima puntata prima di AEW Full Gear, prossimi eventi pay per view che andremo a trasmettere. Bello scambio di pugni ragazzi. Comunque le due sono cartellate veramente un sacco. Attenzione, usa il punto schiena Toni Storm e è pronto all'ultimo colpo tipico di Toni Storm. Ora prova. Attenzione, Britt Baker è in piedi, shotgun drop kick a vuoto. Poi attenzione la carica, suplex. Attenzione, prende lanciato contro i gradoni. Bel match comunque, cioè è una bella contesa di logoramento secondo me. Attenzione, Storm Zero fuori dal ring. Devastante, forse potrebbe anche chiuderla così. E infatti prova a schienarla, ci credo. 1, 2. Britt Baker c'è ancora. Attenzione, no, ribalta Britt Baker, un tentativo di Storm Zero con una serie di pugni. Mamma mia, che prestazione di Britt Baker, che ve l'avevo detto, sta facendo la prestazione migliore della stagione. Attenzione Britt, Canadian Destroyer.
attenzione, Storm Zero a segno, la seconda Storm Zero, ragazzi, la seconda Storm Zero. Schienamento, ancora una volta, incredibile, incredibile, una volta Britt Baker, ragazzi. Tony dalla terza corda. Ora io, spiegatemi come ha fatto andare a vuoto con questa mossa, non va, vabbè, super kick a vuoto. Attenzione Britt Baker, mi sa che vuol provare la sua mossa di sottomissione, l'operazione, no invece no, va per lo stomp. Potrebbe trovare una vittoria incredibile. 1, 2, incredibile Toni Storm, resiste ancora. A vuoto? Ci voglio provare, ragazzi, ci voglio provare, lo sapete, voglio fare il roll up. E ora è tutto per Toni Storm. Roll upone. 1, 2 e no, niente da fare. Terza sbattuta, cioppona anche a seguire. Serie di calci di Britt Baker ancora. Grande incontro, ragazzi, grande incontro. Fuori dal ring. Attenzione, che match, ragazzi, tra Britt Baker e Toni Storm. Una bella puntata di Dynamite, eh? E abbiamo ancora un main event dove avremo gli ultimi scontri finali prima di altra roba bella ghiotta. L'arbitro conta qui, raga. Attenzione, Tony continua a colpire una stunnatissima Britt Baker. Che match, ragazzi, comunque tra Britt Baker e Toni Storm. Sbatte ora contro i creatori e mi sa che va a vincere per conteggio fuori Toni Storm. Nine. E per conteggio fuori se la giudica Timeless Toni Storm. E vince Toni Storm. Maria May probabilmente, che starà seguendo il match del backstage, non sarà contenta, ma tant'è che non si è fatta vedere. E Toni prende un ultimo sorriso prima del loro match valido per il titolo mondiale femminile dell'All Elite Wrestling a AEW Full Gear. E ora manca solo una cosa prima del pay per view, ovvero il main event. Match di coppia tornato tag Bryan Danielson e Hangman Adam Page contro Konosuke Takeshita e Kenny Omega. L'ultimo incrocio tra questi, Hangman Adam Page si giocherà la finale dell'Open Tournament contro Takeshita. Esattamente ciò che succederà nell'altra finale femminile tra Chelsea Green e Jamie Hayter
e dall'altra parte ci sarà il main event, un 2 out of 3 falls, quindi al meglio dei due schienamenti, delle due cadute, valido per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling tra The American Dragon Bryan Danielson e il The Cleaner Kenny Omega. E eccolo qui, uno dei due finalisti dell'Owen Tournament si giocheranno la vittoria e la title shot al titolo mondiale a Full Gear. Hangman Adam Page che arriva, il cowboy, grandissimo è stato per lui. Tra l'altro nell'ultima puntata Bryan Danielson aveva già fatto coppia con Adam Page, però questa volta nel main event dell'ultimo puntata era un 3 contro 3, quindi Bryan Danielson, Adam Page e Pac contro Kenny Omega, Takeshita e Kyle Fletcher, l'altro membro della Don Callis Family. E questa volta invece sarà un match a coppia, proprio ultimissimo incrocio. E eccolo qui, il campione mondiale dell'All Elite Wrestling, Bryan Danielson, ragazzi. Che grande match, sarà il main event di Full Gear, sarà il primo show out of 3 falls della nostra Universe per Kenny Omega e Danielson per il titolo mondiale. Direi che è perfetto davvero, grande main event, già scritto di Diavolo Full Gear. Andiamo a ricordare la card, ok, in questo momento di Full Gear, visto proprio l'ultima occasione questa prima del pay per view, con Danielson che alza la cintura, fa vedere a tutti chi è il campione. Allora, abbiamo il main event, come ho detto, per il titolo mondiale, 2 out of 3 falls, Bryan Danielson contro Kenny Omega, poi Mariah May contro Toni Storm per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling, le due finali dell'Owen Tournament, Hangman Adam Page e appunto Takeshita e Chelsea Green contro Jamie Hayter. Poi 3-way match per il titolo TBS Cage match, Becky Lynch difende la cintura d'assalto di Stephanie McMahon e Julia Hart. Kazuchika Okada difende il titolo international dall'assalto di Ellen Knight. Poi i Young Bucks, Matt e Nick Jackson difenderanno dall'assalto di Roderick Strong e Kyle O'Reilly l'Undisputed Kingdom. Match per il titolo TNT, Kyle Fletcher contro Pac. E poi Britt Baker e Thunder Rosa contro Athena e Billy Starks e contro Willow Nightingale e Christopher Lander in un 3-way match elimination per decidere chi saranno le prime campionesse di coppia dell'All Elite Wrestling. Detto questo, abbiamo detto tutta la card che ci aspetterà a Edan Fukier e abbiamo anche l'ingresso di Konosuke Takeshita che ha concluso ora di Alpha. Ed è ora il momento degli avversari, ragazzi. And from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega! E eccolo qui, Kenny Omega, ragazzi, The Cleaner, contendente al titolo mondiale di Bryan Danielson, quasi un anno dopo il loro confronto di AEW Dynasty della scorsa stagione, quasi dopo, perché se non mi ricordo male, però dovrebbe essere così, dopo Full Gear noi abbiamo Dynasty, quindi cioè proprio 11 mesi dopo, si può dire, più o meno, non è che sia proprio preciso.
però, più o meno dovrebbe essere così. Kenny Omega è pronto, manca solo l'ingresso del suo avversario, del suo... no, in realtà di nulla, è già entrato Takeshi, davvero, scusatemi, già. Bene. Allora, iniziamo questo main event di AEW Dynamite, ultima fermata prima di AEW Full Gear. Prossimi eventi pay-per-view, Bryan Danielson e Hangman Adam Page contro Konosuke Takeshita e Kenny Omega. Iniziano benissimo, Gil, anche se ora Adam Page si è scatenato, e anche Bryan Danielson, no? German Suplex, bella presa di Danielson su Takeshita, mentre fuori dal ring se le suonano di brutto Kenny Omega e Rampage. Si sono scambiati gli avversari dei Full Gear, ma roba normale, non tornato a tag team match. Azione Danielson, presa di sottomissione su Takeshita, ma si libera il giapponese. Knee smash di Takeshita. Tempo Kenny Omega, serie di shock su Page, ma Page lo difende subito. Tiene Takeshita e si becca invece calcione di Danielson, mentre Kenny Omega si becca una bella powerbomb e poi sbattuto contro il ring nuovamente da parte di Hangman. Schieramento? No. Bel match di coppia, bel main event comunque, ragazzi. Kenny Omega e Hangman sono quelli che si stanno testando di più, mi fa di capire. Ma però anche Danielson e Takeshita non scherzano, la freccia di Danielson su... Attenzione però, arriva Kenny Omega che infatti... attenzione, ce n'ha anche per Kenny. E serie di calcioni ancora. Se ne arriva Hangman. German Suplex, poschinamento. 1, 2, no. Deve prendersi un pin sul suo avversario della finale del Women's Tournament. Bryan Danielson si foga, fantastica questa, si sono incrociati, il suicide dive su Omega di Danielson, il dropkick con l'Irish Whip, bellissimo su Takeshita. Attenzione, Adam Page sta preparando un backshot lariat a segno, dovrebbe essere la fine, e si prende lo schienamento sul suo avversario dell'Open Tournament. No, dice di no Takeshita. Page a vuoto,
frattempo fuori dai ring Danielson e Kenny Omega, i due sfidanti del main event di Full Gear. Attenzione a Takeshita però. Lui chiude con queste ginocchiate ultrapotenti. 1, 2, Adam Page dice no. Attenzione, Danielson chiude Omega, intanto si sono disinteressati del match, è una questione personale che si andrà a scatenare poi a Full Gear. Nel frattempo sul ring, altra questione tra Takeshita e Adam Page. Bel match, bel main event di coppia qui a Dynamite. Ultima fermata prima di Full Gear. Attenzione, arriva anche Kenny Omega, ma si becca la mossa di Page. Ce n'ha per tutti Adam. E poi torna su Takeshita dopo aver mazzolato Kenny Omega. Suplex incredibile. Vola poi Double Axe Handle e volo incredibile anche su, che doppia mossa su Takeshita, distrutto. Attenzione, Adam Page ora, che lariat, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3, incredibile. Adam Page si prende il pin proprio su Kenny Omega e vincono Adam Page e Bryan Danielson. Si prendono un ultimo sorriso insieme prima dei loro impegni di AEW Full Gear, impegni importanti. Adam Page si gioca l'Owen Tournament, è arrivato in finale, e una possibilità per il titolo che tra l'altro è alla vita di Danielson attualmente, e Danielson si gioca chiaramente il titolo più importante della federazione contro Kenny Omega in un best 2 out of 3 falls. Ragazzi, abbiamo portato Raw, abbiamo portato la nostra puntata di Dynamite finale prima di Full Gear. Avevo detto inizio video che non porteremo SmackDown e Collision, quindi ci salutiamo a un prossimo appuntamento. Se vi piacciono i miei contenuti vi ricordo mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Un saluto da Pizza Gallic, ci vediamo alla prossima con AEW Full Gear.